amici, ben ritrovati su Russian Watches Review, l'unico canale YouTube dedicato agli orologi russi. Oggi parliamo di Vostok perché voglio farvi vedere un amphibian molto carino che secondo me si adatta non solo a noi soliti appassionati e affezionati del marchio, ma che può essere anche apprezzato dal pubblico femminile. Potrebbe essere un regalo di Natale carino. Statisticamente questo canale è seguito per la maggior parte da maschi, quindi a voi mi rivolgo quando parlo di regali. Se invece a guardare questo video c'è anche una donna o qualche donna, sarei felice di conoscervi e sapere soprattutto il vostro parere sull'orologio a fine recensione, perché i commenti sono aperti come sempre. Però iniziamo dai soliti aspetti tecnici. Questo modello fa parte della linea Amphibian Classic di Vostok e la referenza è 120849. La cassa misura circa 41 mm, ha uno spessore di 15 mm e un lag to lag di 46. Il materiale della cassa è acciaio lucidato, la corona a vite che è sempre in acciaio non ha il logo e il fondello è fissato da un anello a vite che è una soluzione tecnica delle più classiche di Vostok. Il vetro poi è un plexi e l'orologio è dichiarato sub 200 metri. Il movimento montato su questo amphibian è il 2416, un calibro che troviamo su tantissimi Vostok che abbiamo anche già visto in varie occasioni sul canale, quindi anche su altri orologi, a carica sia manuale che automatica, è molto affidabile anche se relativamente economico. Però passiamo all'aspetto estetico dell'orologio. Intanto troviamo una ghiera in acciaio con tacche celesti, si tratta di una ghiera bidirezionale senza scatti ed esteticamente la giudico veramente gradevole. Il quadrante invece ha un colore cangiante che dal grigio muove verso tonalità champagne in base alle condizioni di luminosità. Nelle immagini che ho preparato possiamo vedere come la percezione del colore cambi in base alla luce diretta o meno e all'inclinazione con cui guardiamo l'orologio. Naturalmente non parliamo di cambi drastici di colore, ma appunto di tonalità che vanno dal grigio allo champagne. Gli indici principali sono triangolari, mentre gli altri sono a bastone e sono stampati. La finestrella data posizionata fra ore 4 e ore 5 lascia il dial in completo equilibrio. Possiamo poi trovare i punti luminosi in corrispondenza degli indici. Le lancette invece sono le classiche Amphibia con quella dei secondi riproposta in colore celeste che quindi richiama anche il particolare che abbiamo trovato sulla ghiera. La luminosità delle lancette, compreso il lollipop di quella dei secondi, è sufficiente. Vediamo qui un'immagine al buio per comprendere meglio la situazione. Il cinturino da 18 mm che accompagna questo modello è in silicone, sicuramente poco fashion se vogliamo dare questa connotazione all'orologio, però allo stesso tempo ha il vantaggio di essere sportivo e ben gestibile nell'indossarlo. Non sono presenti marchi sull'ardiglione o nella parte interna, quindi è un cinturino anonimo ma allo stesso tempo valido. Per quanto riguarda il corredo di vendita è veramente scarno, in pieno stile Vostok. La scatola in plastica è la stessa di tutti gli amphibian e anche il foglio di istruzioni in pratica è sempre il solito, però non ci si aspettava nulla di più a dire il vero. Ma quanto costa questo Amphibian Classic 120849? Vediamolo subito. Meranom lo propone in vendita a $75. Io vi ricordo che in descrizione trovate il link con la mia affiliazione e che inserendo il codice insalata nel checkout potete usufruire di uno sconto del 5%. Io però l'ho comprato a luglio e ho notato che poi è andato sold out, ma comunque io come sempre vi consiglio di dare sempre un'occhiata, appunto, perché a volte alcuni modelli vengono riproposti. Ad ogni modo, ragionando sul prezzo pieno di $75, quindi siamo intorno ai 70-71 euro, direi che siamo sulla fascia subito superiore all'entry level. Infatti questo orologio ha qualche caratteristica che lo distingue in meglio rispetto alla base di partenza proprio degli entry level. La cassa acciaio, per esempio, il fatto di essere dichiarato sub 200 metri e poi secondo me in questo caso a comandare c'è sicuramente l'estetica. Credo che questo quadrante sia particolarmente indovinato
mi ha attirato già quando ho fatto la scelta e ho preso lui invece di altri per potervi parlare proprio di questo aspetto che mi incuriosiva così tanto, e spero di aver reso bene l'idea con le immagini. Io penso che per $75, che fra l'altro è una cifra che permette di avere anche la spedizione gratuita, si possa prendere un orologio veramente veramente carino. Tornando al discorso dell'idea regalo per una donna, però valuterei eventualmente la possibilità di braccialare, fra virgolette, l'orologio. Quindi questo cinturino non è male, però secondo me per valorizzare al massimo l'estetica e permettere ad una donna di indossare questo modello anche in una situazione che non sia sportiva, occorre pensare a un bel bracciale da abbinarci, magari imparare anche a scambiare e mettere il cinturino piuttosto che il bracciale in base alle occasioni. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, soprattutto in merito al bracciale. Il rapporto qualità-prezzo a mio avviso è validissimo, va benissimo. Intanto, ragazzi, siamo arrivati anche al momento che ormai tutti aspettate, quello in cui comunico il prezzo di vendita dell'orologio recensito, che fra l'altro, essendo sold out, può essere una bella occasione appunto per prendere questo modello. Le scorse volte vi siete accaparrati l'orologio di turno in pochi minuti, vediamo che succede oggi. Il prezzo è di 59,99 euro, quindi sapete cosa fare e scatenatevi. Vi ricordo che è un prezzo comprensivo di spedizione, quindi oltre al fatto di venderlo a meno di quanto l'ho pagato, ci metto anche il costo per spedire. L'orologio è già in Italia, quindi se dovete fare questo regalo, insomma, fatelo, che vi arriva in poco tempo. Ogni tanto mi interessa anche ricordarvi che compro questi orologi grazie al credito che accumulo dalle vostre affiliazioni. In descrizione ci sono link di Meranom e di Amazon principalmente, quindi quando voi fate acquisti entrando su quei siti tramite quei link, io accumulo delle piccole cifre senza che per voi cambi il prezzo finale di ciò che comprate. Mettendo insieme queste affiliazioni, perciò io spendo tutto in nuovi orologi che scelgo e prendo apposta per le recensioni, poi li rivendo sotto costo come state vedendo. In questo modo posso unire i soldi della vendita dell'orologio di turno alle altre affiliazioni che man mano accumulo per comprare ulteriori orologi, e quindi il giro, come potete vedere, sta funzionando. Di questo vi ringrazio, perché in effetti sto avendo modo di farvi vedere orologi diversi fra di loro per darvi una bella panoramica anche su altri marchi russi, per esempio. Comunque per oggi, ragazzi, è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito la recensione fino alla fine. Se avete idee o osservazioni da fare, commentate liberamente. Io in ogni modo vi rinnovo il consueto appuntamento al prossimo video. Ciao!